Buongiorno a tutti dalla Sardegna. E Buongiorno. stamattina, ecco qua, stamattina ce ne andiamo in Emilia-Romagna da Sara, che sono molto contenta che sia qua a noi, che possa raccontare la sua esperienza, anche perché con Sara ci conosciamo da tanto tempo e lei è stata proprio una delle mie prime studentesse di tesi. Perciò Una sono vita fa, decisamente... mamma mia. Esatto, ne Madò. abbiamo fatta di strada, Sara. Ah, sì. Esatto, però devo dire che anche dagli scambi che avevamo avuto a quei tempi, diciamo che siamo sempre sulla stessa linea dell'ambiente, della Sempre. sostenibilità e sono molto Sì, contenta di ritrovarci qua. sì, E anch'io. perciò sì, iniziamo questa chiacchierata con Sara, perciò vi presento Sara Rezzolla, a cui lascio la parola per raccontarci chi è. Grazie Sara. Grazie a te. Ciao a tutti, io appunto sono Sara Rezzolla e da qualche anno ho una piccolissima attività artigianale che nello specifico si occupa di aiutare le persone a ridurre un po' il consumo di prodotti usa e getta e di avvicinarli in modo più facile possibile ad avere un consumo di prodotti amici dell'ambiente, quindi sostenibile. Siccome è un argomento un po' complesso e le persone a volte sono spaventate insomma, da questi cambiamenti perché c'è anche molto un blocco psicologico a volte, punto tutto sul fatto che sia una cosa facile, alla portata di tutti, senza strafare e facendo sempre piccoli passi per volta, perché sembra sempre che i piccoli passi non servano a niente, invece io sono grande fan dei piccoli passi fatti uno per volta, perché poi uno porta l'altro ed è quello poi che fa il cambiamento nella società, secondo me. Esatto, sono perfettamente d'accordo. E allora mi piacerebbe appunto approfondire bene di che cosa, in cosa consiste la tua attività, Mhm. se ha un nome, dove ti possiamo poi trovare. Sì. Raccontaci. Sì, allora, la mia attività si chiama Sogni risplendono e la potete trovare un po' su tutti i social, su Google, ovunque, siamo un po' ovunque. È diviso in due parti, diciamo, una parte artigianale, quindi dove sono io in prima persona che realizzo tutti gli accessori per la casa, per la persona, per vivere fuori, tutti incentrati appunto al diminuire l'utilizzo di prodotti usa e getta, quindi dai banalissimi dischetti struccanti piuttosto che alle alternative alla pellicola per alimenti e così via. E negli ultimi mesi poi mi sono allargata, diciamo, e sono sostenuta da altre realtà, sempre italiane, piccole aziende, sempre molto legate alla sostenibilità ambientale, quindi ho tutta una sezione di prodotti di rivendita, diciamo, tutti plastic free, biologici, insomma, tutta quella sezione di prodotti che io non potevo fare perché non mi mancavano le competenze, le ho integrate nella questa piccolissima attività. Ecco. Così c'è un po' di Fantastico. tutto. Esatto, e questo dimostra anche la collaborazione, la Mhm. possibilità di collaborare con altre realtà, giusto? Sì, poi io ho cercato solo aziende italiane, ci tenevo abbastanza che fosse così, perché insomma abitiamo in Italia, dove si può, insomma, sosteniamoci. Esatto. Insomma, e poi tra l'altro sono quasi tutte della mia regione, non so come mai, comunque ce ne sono tantissime in Romagna, così, quindi quasi chilometro zero, dai. È vero, e ti dedichi perciò anche a spedire in tutta Italia i tuoi Sì, prodotti. sì, 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 perché io ho solo un negozio online, non ho un negozio fisico, quindi insomma per l'Italia. Non faccio l'estero, ma l'Italia tutta. Tutta. Benissimo. Sì, sì. Che riscontro ti sta dando anche questa attività? Come ti trovi? Mi trovo bene e un po' mi si emoziono perché, cioè, a prescindere dalla questione ovviamente economica, che vabbè, quello ci deve essere, se no un'attività non sta in piedi, mm, però ci tengo che la mia presenza online non sia solo quello. Eh, Ho la responsabilità di avere un pubblico abbastanza grande, diciamo, quindi ci tengo che passino anche altri messaggi concreti proprio di esempio, perché secondo me sì, ok, io devo vendere, è normale che sia così, però voglio che passi anche qualcos'altro. Mm. Ed è bello come la community che si è creata intorno a Sogni Risplendono aumenti sempre e ricevere i messaggi della gente che ti dice, sai, grazie a te ho cambiato questa cosa, poi da quella cosa ne ho cambiato un'altra. Anche se non sono i miei clienti, a me non importa, mi importa che però tutti insieme, insomma, riusciamo a fare qualcosa per migliorare la situazione abbastanza grave, diciamo. Quindi quello è Esatto. la massima soddisfazione per me. Poi ovviamente l'attività deve andare bene, se no non campo, cioè in soldoni, però non voglio che sia solo quello, ecco, ci tengo molto a questo.
E infatti con il esatto. nostro hashtag il lunedì green, che tra l'altro oggi è lunedì, Oggi è lunedì, quindi ecco, esatto, esatto. anche quello è molto bello perché si è proprio creata questa community di piccole cose, perché non è che dobbiamo diventare i supereroi dell'ambiente. Ci sono quelli che lo fanno, che hanno le competenze per farlo, però tutti quanti dobbiamo farlo, anche perché io sono dell'idea che se aspettiamo che cambino le leggi, facciamo in tempo ad andare un po' a ramengo. Quindi in attesa che cambino, perché è ovvio che devono cambiare, perché se no insomma diventa un po' difficile, ma in attesa che questo cambi dobbiamo fare la nostra parte e soprattutto dobbiamo farci sentire, perché le leggi le cambiano solo se ti fai sentire. Così la grande distribuzione sta cambiando tantissimo, se ci fai caso. Se tu guardi la Sì, pubblicità in televisione, la parola sostenibilità, quante volte la senti? Che prima ti dicevano "Oh, non rompere" quando parlavi di questi è argomenti. vero. E poi sì, è una questione di marketing, quello che volete, però è importantissima come cosa. Cioè vuol dire che hai un potere sul consumo, sull'economia, quindi dobbiamo per forza farci sentire, per forza. Sono d'accordo, è vero, e devo dire che quando appunto ci sono persone anche come te che informano, che condividono informazioni, questo permette di scegliere e di scegliere E anche per senza i... giudicare, Brava, perché io vedo che tanti del mio settore sono proprio, cioè non è che non abbiano ragione, perché io nella mia vita privata, io sono come dicono loro, cioè che c'è poco da starci a giocare, però è sbagliato perché tu le allontani le persone così, noi abbiamo bisogno di avvicinarle, anche quella che è scettica, che fino a ieri non ha mai fatto nulla, per mille motivi diversi, ognuno ha i suoi motivi. Se cominci a dire, ah no, se non fai così, 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 se non compri anche le mutande usate, non vai bene, quella persona l'hai persa e non tornerà mai più. E esatto. invece non bisogna fare questo, dobbiamo avvicinarle. Esatto, esatto, perché anch'io sono Eh. d'accordo che l'imposizione in qualche modo poi tenta Mm, di allontanarti e poi ha tu, voglia, sì, sì. esatto, avendo un bambino, lo sai, quando a un bambino dici no, questo non si fa e lui è già pronto Sì, per ciao. farlo, gli stai dando Esatto, l'invito invece a esatto, fare il esatto. contrario. E Mm. infatti è vero, dobbiamo imparare tanto secondo me dalla natura e dai bambini, abbiamo dei grandi esempi Dai intorno a bambini noi, soprattutto. sono Sì, dai d'accordo. bambini sono incredibili. Cioè, lo vedo da mio figlio, ma anche mio marito lavora con i bambini, fa educazione ambientale, quindi cioè, proprio abbiamo vasti esempi e sono incredibili. Cioè, loro hanno la sensibilità che a noi manca, che abbiamo perso per strada, non so dove sia finita, È vero. per cui poi loro portano a casa le informazioni che assimilano ed è difficile poi che un genitore ti possa dire ah no, non è vero, fa schifo l'ambiente per dire. Quindi è importantissimo, cioè alla fine sono loro la nostra salvezza, parliamoci chiaro. Mm, Esatto. Anche i ragazzini un po' più grandi, però sono proprio le nuove generazioni, loro hanno una sensibilità tale per cui la capiscono questa cosa, non so come dire. Cioè, Giulio ha 3 anni, ma c'ha già in testa sta cosa, vedi, quello inquina, quello... È vero che ha dei genitori che ovviamente parlano sempre di quello, però se io non parlassi d'altro, lui assimilerebbe altro, quindi insomma, Esatto, sono la sei... nostra fortuna loro. Esatto. Ed è importante, secondo me, è vero come quello che state facendo di farlo vivere in un ambiente stimolante da questo punto di vista e poi l'esempio che date, perché sono d'accordo Sì, che poi come che... in tutte le cose è l'esempio che... Esatto, esatto. L'esempio e poi la coerenza. Fai quello, ma lo faccio proprio realmente tutti i giorni. Sì, certo, certo. Sì, Sì. sì, ma infatti no, Ci sono con proviamo te. almeno, perché vabbè, tutti sbagliano. Ci Però proviamo. esatto, esatto. E ascolta, che cosa consiglieresti anche a chi può intraprendere un percorso come il tuo o è interessato anche solo a dedicarsi a prodotti che fanno la differenza dal punto di vista che curano l'ambiente? Che consigli ti va Dici da di un punto di dare? vista lavorativo? Sì, anche, quello che Ah, sì, ti ok. senti. Ma vabbè, sicuramente mettersi in gioco è la prima cosa, perché quando io ho cominciato ero, cioè, certo non pensavo di farne un lavoro, anche perché, insomma, è cominciato tutto in un momento molto brutto della mia vita e l'ho fatto per non pensare, quindi, cioè, nella vita tutto è possibile. Però ovviamente nel momento in cui si capisce che è quella la strada, c'è da dire che in Italia siamo, almeno in questo, diciamo, agevolati perché abbiamo il regime forfettario, quindi sono quei regimi fatti apposta per chi ha attività piccole con fatturato basso, che poi basso relativo, cioè è tutto relativo, dipende uno cosa, insomma, però insomma se uno lavora da Esatto. solo va bene. Certo, hai tante difficoltà di altro tipo, nel senso Mm. che essendo un regime agevolato non puoi scaricare praticamente nulla.
ecco. Quindi questo sicuramente è controproducente, però ti dà la possibilità di provare. Alla fine uno se apre partita IVA va male, vabbè, amen, dopo un anno la chiudi, però cioè io vorrei che le persone, ma parlo anche della generazione dei nostri genitori, perché poi forse sono poi loro, la smettessero di dire siamo in Italia, cosa vuoi fare, tanto nessuno capisce, tanto pagano le tasse, fallo anche tu. Ecco, queste cose io le posso sentire. Io penso che l'impegno, ma impegno vero ovviamente, non impegno, cioè bisogna lavorare tanto, però paghi sempre. Certo, ci vogliono i suoi tempi, perché non è che in un giorno, in un anno si fanno grandi cose, però cioè io credo tantissimo nei risultati che porta l'impegno e la passione, ovviamente, perché se non ci credi, anche perché un'attività così, cioè non lavori 8 ore ovviamente, lavori 10, 12, il weekend, sempre, perché, anche perché se sei da sola, all'inizio penso che un po' tutti siano da soli, le cose da fare sono veramente tantissime, però se la cosa ti piace poi, non dico che non lavori, perché chi dice che non lavora perché gli piace quello che fa mente, perché è sempre lavoro, però ovviamente è molto diverso che a fare una cosa che insomma non piace. Però io dico che si può fare, non dico tutto, ma soprattutto attività online, perché è ovvio che se devi fare un'attività che hai bisogno di una struttura fisica, un esempio banale, un bar, è ovvio che le spese sono enormi, ma un'attività che si basa sull'online puoi davvero fare tanto con poco, e abbiamo la fortuna di avercelo, anziché usarlo solo per le cavolate, usiamolo anche per cose che possono essere la svolta. Ed è bello perché io dico sempre, se mio marito avesse trovato lavoro in Sardegna sarei rimasta lì, perché con l'online puoi stare dove ti pare a lavorare, basta che ci sia una buona connessione e non hai necessità sempre di andare nelle grandi città, nelle regioni del nord, un esempio, vabbè, a caso, però sarei rimasta volentieri al mare, ecco. È vero, perché Quindi questo sicuramente... sì, perché sì, esatto, per collegarci al fatto che Sara comunque ha un legame con la Sardegna anche. Sì. Esatto. No, Che sono d'accordo. nostalgia. Sono d'accordo che comunque sì, anche la tecnologia poi ci permette di, usata appunto a nostro Bene. favore, bene, a nostro favore, ci permette anche di crearci quella condizione di benessere dove facciamo il lavoro in cui crediamo, ci mettiamo la passione e ci creiamo anche la condizione ideale, e questo è un grande vantaggio che spero Esatto. sempre più persone possano utilizzare e capire come organizzarsi in questo. Fantastico, Esatto. sono sì, veramente molto contenta di questo scambio, di aver condiviso appunto l'esperienza di Sara. E Grazie. sì, perciò mi raccomando, continuiamo a seguirla su Sogni Risplendono e cercare appunto di utilizzare e conoscere i suoi prodotti, perché ne ha veramente una grande quantità. E oltretutto, Grazie. prima di chiudere, tu hai scritto anche un libro. Un libro, un manuale piccolino. Sì. Dai, raccontaci ancora qualche secondo, perché secondo me ne vale la pena. Abbiamo semplicemente io e mio marito messo insieme appunto queste piccole azioni che possiamo fare tutti, le abbiamo semplicemente raggruppate appunto in questo piccolo volume, diciamo, proprio per dimostrare che sono piccole le cose importanti che possiamo fare, ma se le facciamo tutti, poi piccole non sono. Esatto, facciamo la differenza, diventiamo un oceano di, sì, di cambiamento, e questo è, Esatto. sì, è vero, dalle piccole cose una somma di piccole cose si fa la differenza. È Esatto. vero, è vero. Perciò grazie veramente Sara di questa Grazie a possibilità. te. Speriamo di Noi rivederci di persona presto, non si sa bene quando. Esatto, però è vero, ci spero presto e ci spero tanto che No, possiamo anch'io. comunque ritrovarci tutti, perché abbracci e contatti mancano, mancano tanto. Parecchio, sì. Esatto. E niente, ringrazio comunque tutti quelli che ci stanno seguendo e ci vediamo prossimamente. Grazie e un abbraccio. Buona Ciao giornata. Sara. Ciao Ciao. ciao.